Nuovo Latitude. Scopriamolo. Connessione dell'effetto in presenza. Le innovazioni più recenti della fotocamera consentono di ottenere immagini nitide in condizioni di scarsa luminosità. 16 times the detail. L'audio intelligente migliora la qualità dell'audio. Ok. Il monitor ottimizza l'esperienza visiva con colori vividi. Ragazzi, purtroppo sono tutte bugie. Ciao a tutti, allora ho acquistato un Dell Latitude 5520, modello nuovo del 2021, per sostituire il mio vecchio portatile aziendale, un Dell 5570 del 2016. La configurazione che ho scelto ha un costo di circa 1.400 euro, quindi anche se non siamo a livelli di prodotti Apple tipo MacBook Pro, stiamo comunque parlando di un prodotto già in fascia premium e indirizzato ad utenti business. Dell evidenzia le qualità audio e video di questo nuovo modello, ma purtroppo la realtà è ben differente e alla fine ha dovuto rendere il computer. Vi spiego il perché. Eccolo qui, consegnato dopo un mese di attesa. Diciamo che a livello costruttivo è bravo, ma non si applica. Peso e dimensioni sono state ridotte rispetto al mio vecchio computer, pur mantenendo tastierino numerico e schermo da 15 pollici. La conseguenza però è che la tastiera è più sacrificata, soprattutto nel tasto invio e frecce direzionali, e la corsa dei tasti è stata ridotta. C'è anche un po' di flessione del corpo sotto la pressione delle dita, non moltissimo, ma abbastanza da essere percettibile durante la scrittura. Anche il touchpad è allo stesso livello, sufficiente ma non eccezionale. Nel complesso si ha la sensazione di usare un computer molto più economico di quello che è. Per quanto riguarda le performance, con il nuovo Intel i7 di 11ª generazione è velocissimo. Questo è il risultato di Cinebench con il profilo performance di Windows impostato su bilanciato. 5000 punti alimentato a corrente e 3800 a batterie. A corrente la ventola era udibile, ma senza essere particolarmente fastidiosa. A batteria invece il computer è rimasto completamente silente per tutto il test, e questi sono ottimi risultati per un computer di questa fascia. Fin qui più o meno tutto bene. Durante l'uso però ho iniziato a rendermi conto che qualcosa non andava con il monitor e con la resa dei colori, e salta fuori il primo inghippo. Il monitor ha una profondità colore a 6 bit e utilizza il dithering per compensare. Questo comporta non solo colori sfalsati, ma anche problemi di banding nelle sfumature. Il mio vecchio Dell ha un display a 8 bit e, messi fianco a fianco, è evidente la pessima qualità dei colori del nuovo 5520. Con alcuni colori come il rosso, ad esempio, la differenza in qualità è enorme. Al centro del monitor ci dovrebbe essere il rosso più intenso che può essere mostrato, e sul pannello 6 bit sembra arancione. Inoltre, il nuovo computer deve utilizzare il dithering per mostrare tutte le sfumature del test e non lo fa molto bene. Questo è il nuovo 5520 e a sinistra si nota che la sfumatura non è uniforme, mentre nel vecchio Dell lo è. Con uno zoom del 400% si capisce meglio cosa intendo. Il problema è che a occhio nudo questa differenza si nota con l'uso normale, e vi ricordo che stiamo parlando di un computer business da 1.400 euro, non un PC economico con cui andare su internet e basta. Passiamo ora alla webcam integrata. Le innovazioni più recenti della fotocamera consentono di ottenere immagini nitide in condizioni di scarsa luminosità.
Bene, vi faccio vedere prima di tutto la fotocamera del mio vecchio Dell 5570 in modo da avere un punto di riferimento. Right idea, Mr. Bond. Questa è la qualità del mio vecchio computer, con la luce che uso normalmente quando lavoro. Non è una 4K da cinema, ma direi che la qualità è più che buona, soprattutto per un computer di 5 anni. Vediamo la nuovissima webcam del Dell 5520. Le innovazioni più recenti della fotocamera consentono di ottenere immagini nitide in condizioni di scarsa luminosità. 16 times the detail. Vediamole fianco a fianco. Ecco, non mi è chiara la logica di Dell nel pensare che in piena pandemia, dove tante persone lavorano da casa in smart working, fosse accettabile una webcam che ha una pessima qualità dell'immagine, ma allo stesso tempo un campo visivo più ampio in modo da riprendere di più il casino che si ha in casa. Veniamo infine alla qualità del microfono integrato, il famoso audio intelligente che migliora la qualità dell'audio. Sentiamo clip prese da entrambi i computer. Ho solo aggiunto un po' di compressione audio per aumentare il volume di entrambe. Giudicate voi la qualità. Questa è una prova del mio vecchio Dell 5570 del 2016, quindi ormai un computer di 5 anni. Come si sente il microfono? Questa è una prova del microfono integrato del Dell 5520 modello 2021. Come si sente? Nel complesso, il Dell 5520 è un portatile di fascia business con buone performance e portabilità, ma che soffre a causa di scelte discutibili, come la pessima tastiera e il reparto audio e video di qualità assolutamente inaccettabile per il costo della macchina. Voi cosa ne pensate? Lasciatemi la vostra opinione nei commenti qui sotto e ricordatevi di lasciarmi un like e iscrivervi al canale. Ciao e alla prossima!